Buonasera, sono passati un paio di mesi dagli eventi della prima stagione e vi dirò francamente, nel mentre ci sono stati molti avvenimenti, sia in presenza dei nostri giocatori che anche all'oscuro di loro, perché nel mentre altre storie sono state narrate, ma stasera i nostri protagonisti avranno la loro nuova avventura da intraprendere. Quindi direi, con la solita premessa dovuta, vi inizierò con un piccolo intro iniziale di scena. Ci troviamo in una sala con un tavolo tutto adornato ad hoc con degli uomini seduti, e a capo di questa tavola troviamo il nostro caro principe Giacomo Casanova, che sta intenendo un discorso, quando all'improvviso nella stanza si innalza un fumo nero e degli uomini armati di stile squadra speciale fanno il loro ingresso. Gli esseri all'interno provano a reagire, ma sembrano storditi da questa nebbia. Giacomo prova a infilzare uno di questi, ma questo, nonostante sia stato infilzato dalla sua lama, continua a muoversi. Giacomo rimane un attimo spiazzato dalla cosa e alle sue spalle un paletto lo trafigge. Lunga vita all'imperatore. La scena gira su Amadeus nel suo laboratorio, che sta suonando questa volta al piano, una cosa che raramente lo si vede fare. Sempre stato visto suonare col violino, e un uomo gli si avvicina e gli fa un cenno di assenso. Lui allora si alza, si avvicina a un tavolo, allunga la mano sopra un telo e dice: "E al mio comando lui vive". E ci troviamo al cospetto del nostro caro Alaska. Tu stai tornando dal tuo viaggio, hai avuto la tua missione da fare, come ci ricordiamo dalla fine della vostra campagna di cacciatori, quando all'improvviso ti appare davanti un uomo. Tu fai fatica a capire chi è, e a un certo punto quest'uomo ti lancia addosso un liquido dagli omaggi della signora Giovanni e inizia a prendere fuoco, inizi a urlare, lancinanti dolori, fino a quando a un certo punto i tuoi occhi si stanno completamente fondendo, si chiudono, li riapri e sei nel laboratorio di Amadeus. Quindi, Alaska, mi stavi raccontando com'è andata la missione. Cosa c'è, ragazzi? Cosa è successo? Stavi parlando e poi ti sei imbabolato. Probabilmente dobbiamo continuare con le sedute con Ophelia. Sei sicuro che non mi avete fatto il solito giochetto? Si gira, c'è anche Nathaniel, lo guarda. No, ragazzo, stavi raccontando di quello che è successo. Sì, dove ero arrivato? Ti ho detto che l'oggetto che hai recuperato è un falso, ma che probabilmente a Siracusa potremmo trovare quello che stiamo cercando. Ok, quindi suppongo che devo tornare lì allora. Sì, e ti dirò di più, avrò altre notizie più tardi, quindi andate nei miei alloggi su di sopra e tra poco vi raggiungerò e vi spiegherò
il da farsi. Ok, non è un problema, suppongo, quello che è successo a Siracusa, giusto? Verso il Giordano. No, comunque ho anche incaricato Rospo di trovare altre informazioni in caso, quindi in caso ci fossero aggiornamenti li avremo anche da lui. Sai che se dovesse servire, puoi tranquillamente contare su di me. Assolutamente, tutte le volte che voglio, credo. Vero? Sì. Molto bene. Passiamo alla nostra Ofelia. Purtroppo stasera il dottor Teach non c'è, quindi si sta occupando lei di alcuni pazienti e sta parlando con un certo Murphy. Dottoressa, io continuo a vedere questo pagliaccio che mi dice ma il Nazareno quando è che arriva? E io non so chi è sto Nazareno. Che cosa vuol dire, dottoressa? Me lo spiega lei. Che cosa abbiamo detto sui sogni, carissimo Murphy? In fondo sono solo dei sogni, non sempre hanno un significato, o magari è un significato più recondito, quindi è qualcosa che forse il tuo corpo, che tu vuoi dire a te stesso. Vediamo, fammici pensare un attimo. Hai detto un Ma clown cosa e il c'entra un Nazareno. pagliaccio? E perché lo chiamo Bel Sorriso? Può essere magari il modo per buttarti giù, sai come funziona, sai quante volte lo facciamo noi umani, di buttarci giù per cose anche certe volte, fammi passare il termine, futili. E magari questo è il tuo modo in cui tu stai aggredendo te stesso. Cosa abbiamo imparato in queste sedute? Ecco, sì, il dottor Teach mi diceva sempre sbatti la testa contro il muro. Perfetto. E che cosa succede quando lo fai? Mi faccio male, E poi? guarisco. Bravo, Ah, meraviglioso. Quindi ok, ora ok. ti chiamo Ryan, ti porterà nelle tue stanze se per te va bene Ah, va bene, va bene, va e bene. iniziamo la terapia già da subito. Ok, ok, ok. Ma mi portate anche la mia avena, vero? Cioè, ho un po' sete ultimamente. Certo, certo che lo Ah, faremo. ok, ok. Ok, ok, va bene. Dottoressa Arrivo. Ophelia, che è uno dei tuoi servitori. Mi alzo poggiando la mano sulla spalla del paziente per invogliarlo a star fermo un attimo. E vado, apro e mi chiudo la porta alle spalle. Dottoressa Ophelia, è arrivata una chiamata. Sembra che il maestro la voglia nel suo rifugio. Sì, congedo Murphy, anzi, fammi un favore per cortesia, chiamami un inserviente, un infermiere, prediligi Ryan, porto via e parto. Va bene, sì, farò tutto questo. Gentilissimo. Qui ragazzi vi presenteremo il nostro futuro prossimo membro, Kaya. Sei con il tuo amato Don Lucien e siete nel vostro rifugio insieme. Kaya, per favore, vieni qua. Arrivo, mi dica. Senti, mi ha chiamato Maestro Medeus. C'è bisogno che vai a recuperare lui e la sua, diciamo, squadra, Suicide Squad, chiamala come vuoi chiamare, per portarli qui e accompagnarli al rifugio. Ok, ho un identikit di queste persone, come le posso riconoscere? Ah, sono sicuro che li riconoscerai molto bene, ma non ti preoccupare, ho lasciato ai ragazzi tutte le foto. Ok, a posto. Così quando li vedrai, li riconoscerai, gli dirai ah sì, miei cari fratelli, bla bla, tutte quelle stronzate lì, ok? Va bene, va benissimo, Ricordati di portare gli omaggi al maestro. sempre. E ricordati che quando ti presenti devi dire la tua generazione, il tuo nome, il tuo clan e il nome del tuo sire. Chiaro? Ormai non sei più una giovincella, devi ricordarti queste cose. Certamente, non ne dimenticherò nemmeno una, sono sicura. Ho i miei dubbi, ma in compenso il maestro adora la tua cucina, quindi sono sicura che chiuderà qualche occhio. Mezza salva. Meno male. Quindi, guarda, penso che sei già in ritardo per l'aereo, quindi ti consiglio di correre. Ah, così me lo dici, va bene. Allora, prendo tutte le cose che spero di aver preparato prima e vado. Dov'è Rebecca, secondo voi? Dove può essere Rebecca? In tutti i posti di Neverville. Vediamo Rebecca in una stanza, in un letto. Sembra anche svestita, quando a fianco a lei si alza un uomo
e riconosciamo esserlo il maestro Amadeus, che si sta rivestendo. Rebecca, mia cara, tra poco arriveranno i tuoi colleghi. Buongiorno Amadeus. Direi più buonasera, però se questo... Vabbè, buongiorno, buonasera, lo sai, ma che ci fai nel mio letto? Cara, la mia stanza questa, dovrei dirlo io a te. Mi rialzo? Ok. Sarebbe molto Mi, mi prendo la coperta che c'è attorno a me, ma guarda, non faccio domande. Come mai sei qua e cosa dobbiamo fare? Ma direi che conviene aspettare. Credo che tra qualche minuto dovrebbero essere qua. Quando, dice proprio così, sente bussare alla porta e arrivano i nostri ragazzoni. Rebecca! È sempre un piacere vederti con nulla addosso. Buongiorno, buongiorno Buonanotte. ragazzi. Sempre gli stessi Toreador, sempre uguali. E nel frattempo che dico buongiorno, buonasera, mi cade la coperta e si vede tutto praticamente. Beh, io continuo a consigliarti un posto all'ospedale. Se Ma vuoi, no. lenzuolino pulito. Ma no, figlio, guarda, io sto tanto bene, sono un lettino. Mi sveglio, Di non so come ci qualcun sono altro? arrivata qui. Sì, ma infatti anche tu hai ragione, perché tante volte ho dei vuoti di memoria. Io non so assolutamente come ci sono arrivata qua. Secondo te, oh figlia, come ho fatto? Con i tuoi piedini, cara mia. Io prendo alcuni vestiti di Rebecca, gli lancio addosso. Legeia non penso sarebbe molto fiera di questo. Ah, è sempre un toreador. Ah beh, Ligeia sarebbe fiera di me in realtà. E mi rivesto velocemente. Bene signori, vedo che comunque non vi siete neanche presentati alla vostra nuova compagna. Perdonali, mia cara. Per favore ragazzi, presentatevi. Io sono Alaska, il mio clan è dei Gangrel e il mio Sires è Amadeus. Hai già dimenticato Papino Nathaniel? Beh, diciamo che ho più padri, mettiamola così. Ophelia, il mio sire è il carissimo Jarvis Stitch, clan dei Malkavian, 12ª generazione. È un piacere. Io mi Cara. avvicino con molta classe, con molta tranquillità. Faccio un inchino. Io sono Rebecca, una Toreador a quanto pare. Benvenuta qui, in questo mondo bellissimo. E tu sei? Palesemente non leggendomi la mano, di suo sudati. piacere, sono Kaya, 11ª generazione, il mio sire è Don Lucien e sono del clan La Sombra. si chiama. Cerco di toccare i capelli di Kaya, tipo... Appena tu provi a toccare i capelli di Kaya, vedi un'ombra che ti si avvolge intorno al braccio e ti senti un attimo inquieto sul se continuare o no. levo la mano. Quando Ok. la levi, l'ombra se ne va e sembra tipo fare una forma di gatto intorno a lei, come a proteggerla. Ok. Ma di dove sei, Kaya, se posso chiedertelo? Non mi sembri delle zone. E anche lei di questa città, solo che un paio di anni fa l'ho mandata con Don Lucien a Siracusa, perché avevo bisogno di alcune informazioni lì e loro mi sembravano i più adatti per questa missione. Ma adesso, diciamo, la mia lungimiranza è tornata utile, perché devo dirvi purtroppo che il caro Giacomo ci ha tradito. Ah, Giacomo? Sì, Oh. Casanova. Stava organizzando una rivolta contro il mio status e ho scoperto che uno degli informatori principali, mi spiace dover dirtelo, mia cara Ophelia, era proprio il signor Teach. molto bene. Mi sono... ma che nottata strana. No. Immagino non che vi ve ne siate già occupati. Sì, il mio caro Nathaniel e il mio altro compagno si sono occupati del tutto.
quindi non dovete preoccuparvi. Il problema è che purtroppo le informazioni le hanno fatte trepalare e quindi, diciamo, sto cogliendo un'occasione al balzo per potercene andare di qui per un po'. È arrivato un invito dalla baronessa della Sicilia a fare un concerto a Siracusa per proclamare una certa alleanza tra me e lei, ma palesemente sarà una trappola. Ma, come il mio caro Alaska ben sa, abbiamo anche un'altra motivazione per andare lì, quindi coglieremo l'occasione e andremo là, conquisteremo la città e mal che vada faremo un nuovo dominio lì. Se le acque torneranno tranquille, chissà, potremmo tornare a Neperville. Bella l'Italia, mi è sempre piaciuto tornare alle origini lontane. Quindi tutti i miei superiori hanno fatto cose particolari. Sì, Meno male che ci sei tu, mia cara. Spero di non deluderti, a quanto pare, Amadeus. Ah, no. Sono sicuro che dopo questa notte non lo farai. Io, guarda, in realtà, sinceramente, non mi ricordo. Forse ho bevuto troppo vino. Una cosa importante. C'è un oggetto da recuperare di vitale importanza, più della vostra vita. Voglio che questo sia chiaro. C'è un pugnale che il buon Alaska doveva recuperare, ma purtroppo è stato ingannato. Non gliene faccio una colpa. Non poteva capire se l'oggetto era vero o no fino a quando non era in mano mia. Ma ora sappiamo almeno in che città si trova e che è lì sicuramente. Voglio questo pugnale. Alaska vi darà tutti i dettagli in seguito su questo oggetto. E da quanto so e che mi ha riferito prima Kaia, Don Lucian ha un contatto su cui potervi mandare. Quindi quando arriveremo in Sicilia, voi andrete da Don Lucian e vi occuperete di questa faccenda. E io mi occuperò della baronessa. Ok? gli ordini. Ok. Sì. Va bene. Bene. Ora, come ben sapete, ora non siete più degli infanti, siete dei fratelli, quindi non dovrete più inchinare la testa a nessuno, ma sarete tutti pari. Anche per te vale, Kaia, riferiscilo pure a al Don Lucian. Va benissimo. Con questo privilegio potrete portarvi dietro i vostri servitori, almeno uno direi che sarà necessario. Ho fatto preparare il viaggio, si partirà domani mattina e i nostri servitori ci penseranno loro a tutti i preparativi. Quindi se avete da fare qualcosa prima di partire fatelo e poi domani notte si parte, ok? Ok, Va bene. Sì. Buonanotte signori. lunga Lui si notte. alza. Buonanotte. Lunga notte. Che vi fa accomodare fuori. A quanto pare siamo ancora in missione insieme, Alaska. Sarà divertente portarti in Sicilia, c'è un bel sole, sai? Simpatico. La gente è un sacco credente, mi dicono. Sì. Hanno Ma delle dov'era? apposite strane, e hanno delle apposite strane quelle a forma di Madonnina. Di dov'era la traditrice? Greca? Mi pare di sì. Sì, era greca la traditrice, giusto? Farò finta di non ascoltarvi, miei cari. Ma una domanda, guardo tipo Kaia. Hai già lavorato in una cuterie o è la prima volta? La prima volta. Ok, sappi che io non faccio da babysitter. Perché hai fatto da babysitter a qualcuno? No, non sarà la prima volta che lo faccio. Ah, come sta la gamba, Rebecca? Tutto bene? Oh, la mia gamba? Perfetta, anche il mio cervello, mio caro. Ho scoperto che il rospo era reale. Ok, va bene, facciamo un po' di battutine perché abbiamo già lavorato insieme. Però, sì, ci tenevo a dirti che non faccio il babysitter. Però mi sembri una... Tipo, la sto per toccare e poi di nuovo torna indietro. Mi sembri una che forse sa il fatto suo, nonostante sia la sua prima missione. Te la posso fare io una domanda? Certo. Qualcuno ha mai fatto il babysitter a te? Un sacco di persone. Io mi metto a ridere anche le pelle. Rebecca, la vedete proprio ridere? No, ma a me serve il babysitter, non è vero, Filia? Io sono intanto tipo che sto facendo una roba, vedete che sto cercando qualcosa in tasca di guarda. E intanto, Kaia, vedi proprio che io ti porgo un calice. Benvenuta nel club. Alla nostra. Alla nostra. Vi risvegliate, vi ritrovate
in un piccolo ristorante e siete arrivati nella bellissima Siracusa. E chi vedete davanti a voi è Kaia che vi sta mostrando il suo bellissimo rifugio. E benvenuti al Vicolo Stretto, piccolo ristorantino, una piccola ramen house che gestisco. Il ramen. Prego, vi volete Ora, accomodare? a Siracusa. Il ramen. No, in Ma realtà che ha un guarda, buon sapore il ramen, mio caro. In Italia. Ci la- Aveva. Chi cazzo se lo ricorda che sapore ha? Comunque, quindi, Alaska. chi deve introdurci? Io ho lavorato ultimamente da solo qua, ma penso che dovrei farci conoscere qualcuno, non so, il tuo Sire. Certo. Gli faccio strada verso quello che non è effettivamente la ramen house, ma è il retro. Ok. Gli faccio Esatto. attraversare la porticina segreta nascosta e vi porto al cospetto del mio Sire. e quando arrivate incontrate Don Lucien. Buonasera, fratelli. Che visione paradisiaca poi, tra l'altro, che vedo. Tutte queste fanciulle. Ehi, Oh, perdonami, anche un bellissimo fanciullo. Io non faccio differenze. La mia buon Kaia lo sa benissimo. Ma lui è una bellissima fanciulla, e lo guardo. va bene, torniamo domani allora. Possiamo. Occhio a come ti giri, Alaska. Comunque Sire, li ho portati la squadra al cospetto. No, bene, molto, molto brava mia Kaia. Le Sono formalità sono uguali a quelle in America o. Ah, certo, quindi mi sarebbe gradito che vi presentaste prima. Alaska, sono del clan dei Gangrel e il mio Sire Amadeus, 12ª generazione. E invece queste bellissime due fanciulle, chi sono? Ophelia Moore, Sire Jarvis Stitch, del clan dei Malkavian, 12ª generazione. Vuoi dire che era Jarvis Stitch? Era no? Jarvis Stitch. Ora è il Ah, è pensiero stato- di Jarvis Stitch. Fino a quando non troveremo un nuovo Jarvis Stitch. È molto divertente ripetere il suo nome. Sì, era molto simpatico a modo suo. per Sì, essere quando un Balcano. non parlava troppo. E quando non si vestiva da gatto. Lascialo stare. Ah, ho sempre odiato quella cosa. Tu, mio bel fiore? Io mi chiamo Rebecca e sono una Toreador. La mia Sire si chiamava Ligeia e niente, ora seguo Amadeus. No, beh, come tutti noi, immagino. Sì, Beh, è dovuta anche la mia presentazione. Io sono Don Lucien, del clan La Sombra, di 10ª generazione. Non dovete sentirvi né onorati né altro, tutti abbiamo la stessa missione e tutti la faremo nel miglior modo possibile. E allora è solo un piacere. Assolutamente. Devo introdurre io o ci pensa lei? Ma vediamo cosa sai tu e in caso io dopo ti completo in caso. Bene, io sono già stato in missione qua. Sono venuto a recuperare, come vi aveva detto Sire Amadeus, l'imperatore Amadeus, che dovevo prendere un artefatto, un pugnale. Questo pugnale ha dei poteri particolari, serve ad Amadeus per compiere il suo percorso da imperatore. L'importante è il manico di quell'oggetto. Se si rompe la lama per un qualsiasi motivo non c'è alcun problema, l'importante è recuperare il manico. Per il resto dovrebbe essere nascosto all'interno di Siracusa e forse, ancora non ne ho la certezza, i Giovanni c'entrano qualcosa. Da un certo punto di vista sono un problema, da un altro no. Ho già avuto a che fare con uno di loro e diciamo che non è più tra noi. Quindi da un certo punto di vista potrebbe essere un problema, perché mi hanno già visto e probabilmente mi danno anche la caccia. Però dall'altro non hanno visto voi, quindi. Sì, direi che è quasi tutto corretto, senza nessun intoppo. L'unica cosa che magari ritengo di aggiungere è quello che ho scoperto io nel frattempo. Ho trovato un contatto di un certo dottor Alberto, vedete che legge un foglio, Alberto Grosso. Sì,
Un archeologo dell'università che sembra avere informazioni sul pugnale. A quanto pare, da quanto diciamo sono riuscito a informarmi, ha avuto qualche diciamo litigio con la nuova baronessa della Sicilia, che purtroppo ammetto che ancora non si sa ancora la sua identità, ma giusto perché sembra che usi poteri in modo che ci si dimentichi il suo aspetto dopo che la si è vista. Ha un Benissimo. nome questa baronessa o la chiamiamo solo baronessa? Questo è il problema. Per ora si fa chiamare solo baronessa, perché così se tu conosci il nome di qualcuno puoi ricavare informazioni. Io spero che il vostro nome non sia il vostro vero nome, perché altrimenti qualcuno sarebbe molto facile recuperare informazioni su di voi. Se io adesso dovessi cercare i vostri nomi, probabilmente spero di non trovare niente. No, troverai qualcosa probabilmente, ma confido negli alleati di Amadeus. Non puoi cioè Amadeus non è ovunque, anche se probabilmente gli piacerebbe esserlo, ma di certo non può controllare tutto quello che fanno ogni essere umano durante il giorno e la notte, ragazzo mio. O non possiamo sempre ricorrere dietro ai vostri pasticci. Comunque, come vi dicevo, il contatto è questo signor Grosso. Da quanto ho capito, sembra che il suo territorio sia il museo, o lo si trova qualche volta in qualche pub lì vicino. Ora, non so dirvi come potreste recuperare le informazioni o come potete farvele dare, ma quello che so è che ci servono alleati. Quindi, per ora direi che potete trovare un modo per parlarci e capire cosa sa. E poi magari vi potrò spiegarvi meglio anche la situazione in città, perché diciamo che ci sono molte cose, ma per la prima notte direi che Sono già non conviene abbastanza. prenderla. Esattamente. Ah, quindi è un fratello la persona che stiamo andando a cercare. Sì, è un fratello. È del clan dei ministri, se ti può interessare. Ok. Quanti clan particolari in Sicilia? Devi sapere che la Sicilia è sempre stata praticamente una città anarchica, e come dominio principale c'erano la Sombra, che dominavano il sud Italia, ma poi diciamo per varie ragioni si è molto frammentata. I miei fratelli, alcuni, hanno deciso di unirsi alla Camarilla, ben saprete, dopo che Kevin Jackson ci ha messo alla Camarilla, e quindi diciamo molti stanno lasciando la bella Italia per trasferirsi nell'America. Che peccato. Va bene, Sarà direi divertente vedere tutto ciò. lunga notte e speriamo di rivederci domani. Perfetto. Vi chiederei di portare con voi la dolce Kaia, ha bisogno di imparare anche lei al momento. Sì, ti chiedo solo una cortesia. Hai un posto dove posso smollare il ragazzone? Perché lui la notte non la vive bene, preferirebbe dormire, purtroppo è ancora in vita. Il ghoul. Vabbè, c'è la stanza degli ospiti. Perfetto. Tipo, lo guardo e gli do vai, divertisi. Guardo anch'io il mio ghoul. Che vestito. Vatti a riposare anche tu. Mi servirai probabilmente la mattina per prendere qualche informazione in più. Loro prendono e vanno a riposarsi dopo che comunque sono stati svegli tutto il tempo a controllarvi durante il viaggio, e si vanno a riposare nelle loro stanze. E nessuno fa domande. Sì. No. Sono 2 gocce d'acqua identici. Sì. Bene, adesso voi siete nella bellissima città di Siracusa e diciamo non è che avete i giorni contati, la fretta di andare, eccetera. Potete navigare la città, vedere se c'è qualche posto che vi interessa, percepire informazioni, trovare contatti. Ditemi voi sapete che dovete cercare sto Grosso, che può essere o al museo o in qualche pub vicino al museo. Vicino al museo c'è il pub Don Peppino. Me lo ricordo questo. E gli altri non mi ricordo come si chiamano, però. Dobbiamo lavorare sulla memoria. Io Gaia. conosco soltanto Ortigia, Sì, Kaia. ve lo dico. Va bene, Gaia, seguiamo te. Sei il nostro Cicerone qua a Siracusa. Quindi tutti a Don Peppino, dai. E portala a Don Peppino. Dai.
Mi piace Don Peppino, un nome speciale. Beh, arrivate, mi sembra abbastanza tranquillo, comunque diciamo che siamo a un giovedì sera tranquillissimo, quindi nulla di particolare. E sembra tranquillo per ora. Mio caro Master, percepire la bestia. All'inizio tipo spalanco gli occhi, utilizzo la mia capacità di vedere le anime di tutti, vedo che hanno un colore tutti uguali. Richiudo gli occhi d'impatto, tipo sentite un attimo mi dà fastidio e poi li riapro. Sembra che non ci sia nessuno di speciale, quindi probabilmente non c'è neanche chi cerchiamo. Cioè, nel frattempo che lui dice questa cosa qui, io vorrei usare Auspex, vedere l'invisibile. Rebecca, tu controlli quando all'improvviso, mentre stai controllando il bar, ti sembra di intravedere qualcosa vicino al vicolo, ma è proprio di sfuggita, come se appena tu hai mosso la vista lì, questo se ne sia accorto e si è spostato, però non hai capito cos'era. Alaska, hai ragione, all'interno molto probabilmente ci sono umani, però forse all'esterno dobbiamo guardare molto meglio, non Ok. si sa mai. E Kaia, tu vedi la tua ombra che tipo ti fa un segno tipo strano, tipo indicandoti anche te il vicolo. Ok, il vicolo è illuminato o è buio? È buio. Posso usare vista dell'oblio? Assolutamente sì. E voi ragazzi vedete che quando Kaia attiva questa disciplina, i suoi occhi diventano completamente neri. Per ora è tutto a posto, però vedi molto chiaramente. Io proprio mi faccio di lato e la faccio passare. Ok, quando arrivate diciamo sul vicolo, tu quello che vedi in realtà niente, non c'è nessuno, però c'è questo odore abbastanza forte di spazzatura, anche se comunque di rifiuti non ne vedi. Dall'alto, voi chi sareste? Piacere, Rebecca. Rebecca, vedete che tira fuori un taccuino. E voi? Tu arrivi così e non ti presenti, cioè perché dovremmo presentarci? Chi sei? Lo stronzo che muore prima. Noi Salve, molto piacere. Mi chiamo Carmela. la solita Kaia simpaticona. Cara, viviamo nella stessa città da 15 anni, direi che ti conosco bene. E quindi è l'ultima, chi sarebbe? No, solo dottoressa Clark. Salve, buongiorno. Anzi, lunga notte. Dottoressa Buonasera. Clark. Interessante. Vi siete presentati? Sì. Sicuri? Direi che io sto facendo solo il mio lavoro qua. Qual è il suo lavoro? Io sono un dottore, lei è? Un investigatore a giudicare dall'abbigliamento? Io sono lo spazzino della città. È Turbino, quindi? Assurdo. Non pensavo a quest'ora nei vicoli così bui. Vedi che tira una riga. Ha davvero una passione per la scrittura. Meglio se sto zitta. Sì, il barone mi ha detto sempre: scrivi tutto, che poi ti dimentichi. E io lo faccio. Bravo, è un ottimo metodo. Già, vedi, Quante adesso cose si segniamo. ricorda adesso? Tipo che adesso non devo più uccidere lo stronzo prima, ma la stronza. Perfetto. Per presentarci comunque alla baronessa dobbiamo incontrarla, no? No, dovreste farlo a me. Però a quanto pare gli state mancando di rispetto. Ah, quindi dobbiamo farlo a te. Scusate, ma penso che l'abbia capito che dall'accento che non siamo di qua, quindi non conosciamo bene le usanze di questo luogo. Ci hanno detto che sono diverse. Sono sempre uguali le usanze, da quel che so io. Siete voi che siete furbetti. Però, vabbè, capisco. Per la prima volta facciamo così. Vedete che prende il pezzettino di carta, lo arrotola. Per come mai siete in città? Siamo venuti qua come scorta per l'imperatore. Sotto invito della baronessa. Cosa stai scrivendo? E quando sarebbe successa questa favola? Beh, l'imperatore non è stato invitato a suonare qua a Siracusa? Che io sappia, no. Come no? Beh, allora... Anche perché è una città anarchica questa. Beh, quindi allora se tutto questo non è vero non abbiamo il permesso per stare qua? Beh, no. Si può sempre fare un permesso. E chi lo Dimmi semplicemente, dovete dirmi per cosa siete qua a fare.
Allora, l'Italia è un posto meraviglioso, piena di arte, piena di Insomma, cose, siete qua solo per fonti. qualche giorno? Sì, siamo qua solo per Ma qualche giorno. sì, Ah, siete dei fratelli di passaggio in ma pratica. sì, Sì, io mica sono una... abitiamo qua. Certo. Ok, allora. 3 giorni van bene? Vanno bene. Sì, 3 notti. Ok. Vi strappa dei biglietti, tenete. Gentilissimo. Se tra 3 giorni sarete ancora qui, probabilmente non vi sveglierete. Nel È caso stato- si voglia prolungare il permesso? Dubito che Dovevate succederà. dirlo adesso. No, domanda. E nel caso dovessimo andare via e poi tornare, dobbiamo chiedere sempre a lei per avere un nuovo permesso? Sì, E dove la troviamo? lo trovo io. Penso che lui trova noi, sì. Meraviglioso, non devo neanche impegnarmi in questo. Buonasera, fratelli. E Buona. vedete che fa un balzo e poi non lo vedete più. Che avete un foglietto con scritto 3 giorni. Su quello di Kaya c'è una X però. Kaya, ma tu sei un'anarchica? Sei un'anarchica o fai parte della camarilla? Boh, Ma guarda, devo essere proprio sincera al 100%. Ma che cazzo ne so, ma non ne ho idea. che vuol dire non hai un pensiero a riguardo? Ci ho mai pensato effettivamente. Ero sempre lì a condire i piatti, i ravioli, i cannoli, è un casino. Ma in questi giorni te lo faccio sapere. Ah, non mi piace essere preso in giro. Per niente. Ma perché siete così? Io tipo intanto mi allontano e cammino intorno a loro. Per niente preso in giro. Ecco perché dovevo lavorare da solo. Va bene, direi che dopo un po' che state facendo il vostro viaggetto, direi che ormai comunque siamo sulla mezzanotte e mezza ormai. E vi siete avvicinati al museo. Chiaramente è chiuso a quest'ora. Quello che vedete è c'è il cancello chiuso, tutto bello. Adesso non cercherò di descriverlo. Mi sembra, se non sbaglio, il museo di Siracusa dovrebbe essere un enorme triangolo, più o meno, strutturalmente. E voi siete lì. Non c'è nessuno, ci sono delle telecamere. Sopra il cancello, cioè al cancello c'è tutta struttura, eccetera, eccetera, o si può saltare? Sì, se volete potete saltare. Però ci sono le telecamere. Me ne frega un cazzo. Qualcuno può entrare all'interno e spegnere gentilmente le telecamere o dobbiamo aspettare qua fuori? Ma domanda, chi è di voi che non è visto dalle telecamere a parte me? Solo io, veramente? Sì, A me mi hanno sempre visto. già. Non so perché. Lei è non ho mai bravissima a fatto- essere vista. A farsi vedere la numero 1. Io semplicemente balzo. Ah, spacco! È fatta, ragazzi. Era più semplice di quanto sembrava. E voi vedete Kaya balzare, spaccare la telecamera e romperla. Io non dico niente, solo scuoto la testa e vado avanti. Ok. Allora, io prima di mettere passo dentro vorrei usare Auspex per rivedere l'invisibile. Perché, ok, tutto quanto, però, visto che tante volte sono sbagliato e non vorrei guardare qualcosa. Vai pure, mi faccio un bel tiro. Ecco, allora. Ti stai per avvicinare alla porta, Rebecca. Vedi che sembra che ci sia una specie di stemma, un cerchio con un pentagono dentro. Ragazzi, non voglio rompervi, non voglio fare, ma c'è un simbolo qui, adesso non so se qualcuno di voi possa conoscerlo. È tipo un cerchio con un pentagono. Non lo volevi dire quando entravo, grazie. Oh, scusa. Dopo che il vostro caro Alaska è entrato, un figuro si presenta davanti a lui. Tu lo guardi negli occhi e i suoi occhi diventano a forma di serpente e non riesci a muoverti. E voi di grazia chi sareste ad entrare nel mio dominio? Penso di parlare con il signor Grasso? Sì. E tu saresti? Sono il fratello Marco, sono venuto a parlare. Vedi che chiude gli occhi, tutti liberi. Ok, ragazzi potete anche andare. Sentite semplicemente dei rumori di passi, di gente che si allontana. Don Lucia mi ha detto che mi avrebbe mandato qualcuno a parlare, però avreste potuto suonare, magari
senza spaccarmi la telecamera. Lo so, Mm. non Va l'avrei bene. fatto io. Ma abbiamo un membro nuovo nella Ma la coteria. telecamera si è guastata da sola. Ah, Esplosa. sì, è strano come non abbia ripreso nulla prima e si sia distrutta dopo. Veramente uno strano dono il tuo, vero sorella? Malfunzionamento delle mani, delle braccia. Sì, vero, vero. Vabbè, vogliamo andare nel mio ufficio a Certo. parlare? Ok, vi faccio strada. Buonasera fratelli. Avrei voluto darvi un benvenuto un po' diverso, ma visto come siete entrati, lasciamo perdere per stavolta. Comunque, io sono il dottor Alberto Grosso, sono del clan dei ministri di nona generazione. Allora, io ho l'informazione che vuole Don Lucien, ma come sapete le informazioni non sono gratuite. Cosa vorresti in cambio? Allora, io ho un problema e non sono uno a cui piace ricorrere alla violenza. Di recente molte mie vene sono state rapite. Non so di preciso da chi né come, ma questo mi sta creando un enorme disagio e quindi ho bisogno che voi recuperiate le mie vene e la facciate pagare agli stronzi che stanno facendo sta cosa a me. Potremmo avere qualche informazione in più sulle vostre vene così da poter magari iniziare già una ricerca? Quello sì, assolutamente. L'unica cosa che mi interessa a me è che voi accettiate il mio accordo. Sapete che un accordo stretto con un altro fratello è vincolante. Quindi Certo. Assolutamente. se voi allora, le mie vene sono dei ragazzi studenti di medicina e da quanto ho capito l'ultima volta giravano per l'università quando sembra che siano stati attirati in un magazzino poco fuori la periferia e da lì non sono più ritornati. Ora, io so che in città adesso sembra che alcuni sangue debole vogliano prendere il predominio sulla città, ma sapete anche voi che sono solo feccia. Quello che so è che il barone chiede una tassa contingente di sangue, quindi Ogni quanto? almeno una volta a settimana. Inoltre, c'è una chiamiamola leggenda che gira. Sembra che il barone abbia decapitato il capo clan della tribù di licantropi che girava qua in città, ma sinceramente stento a crederlo, anche perché avrebbe dovuto affrontarlo in un duello rituale e poi averlo battuto a mani nude. Secondo me sono quelle leggende che girano per pompare la sua forza, ma però devo dire che ormai sono almeno 2 mesi che non si sente di attacchi lupini ai miei fratelli. Sembra un'ottima missione per Rebecca, quindi grazie mille. Direi Che cosa vuoi? che abbiamo un patto. Poi per la telecamera mi dice quant'è che gliela ripago, mi scusi ancora. Non ti preoccupare, parlerò io con Don Lucien. Va bene, grazie mille. Speriamo di rivederci allora. Com'è spero che dite che- qua? Buona serata? Buonasera, sì. Sì, buonasera. Educazione. Non so, voi cosa usate? Lunga notte, ma va bene. È Che modo stupido. Confermo. Buonasera allora, grazie mille signor Grosso.